Ragazzuoli, buongiorno, siamo in movimento già subito pronti via perché ci hanno detto che si è liberato un posto lì dentro l'area. Però bisogna correre. Sperando che quando arriviamo lì ci rimanga. Guardate, eravamo qua parcheggiati, un bel posto, niente da dire. Però Angelo non ha dormito. No, perché sarà che ormai sono 3 mesi con te che siamo spiaccicati lì dentro e comunque di notte è tranquilla, a parte quando ci sono il sabato sera i ragazzini che fanno un po' di casino con le macchine, che li invidio un pochettino. E qui eravamo praticamente sulla strada, o non sono più abituato, o cioè sentivo rumori di mezzi tutta la notte. Pure io. Io no, io Vabbè. dormo anche con le bombe atomiche. Siamo arrivati qui nell'area la solita e devo fare questo lavoro, sto aspettando che mi arriva del materiale, dei pacchi e nel mentre stiamo cucinando. Perché si è spenta la piastra? Si è spento l'inverter? No, sta andando all'inverter. Si è spenta allora la... Perché? Mayday. Ah, si è acceso il boiler allora. Si è spenta. Protezione dell'alimentazione, vedete? Tutto in diretta. Mi è arrivato l'allarme che la presa smart ha avuto un sovraccarico. Il dispositivo è stato spento tramite la protezione dell'alimentazione. È possibile riaccenderlo manualmente. E riparte tutta la 220. Perché di quanto non me lo dice, di cosa ho superato. Sì, ho fatto... no, non me lo dice perché mi dà quanto consumato, però non mi dà il problema, diciamo. Questo è ieri, però qua è quanto usato. No, non so, però ho superato i 3000 kg, 3000 watt perché avevo tutto acceso. È partita l'induzione che è 2000, il boiler è 1500, 3500 e la presa io l'ho tarata mi sembra 3000. Ora vediamo il partito. Infatti c'è il boiler acceso, abbassiamo un po' la piastra. Consumo energetico mi dà dei picchi. In questo momento siamo a 2002. Ho già consumato 1 kW oggi e non è neanche mezzogiorno. Impostazioni, protezione dell'alimentazione, sì, soglia 3000. Se superi i 3000 lei è tarata, al massimo può fare 3008. Se superi i 3000 per un tot di tempo lei va in protezione e si spegne. Io ora l'alziamo 3005, che tanto è il massimo che ci dà l'inverter. Diciamo che così mandi in protezione la spina e non l'inverter, quindi non lo mando al limite. Però l'ho alzato, ora così almeno li mettiamo a 9 e andiamo a vedere cosa ci dice. Siamo... Ho fatto il disastro. Ho messo a 9, ho fatto scelta là. Ah, ecco che va a scuola, non è Christian, è Jessica. Sto correggendo. Ma deve correggere il professore, non tu. Vabbè, prima c'è la mamma. Prima corregge la mamma così e poi ti corregge dice il che il bambino è professore. perfetto. Abbiamo superato i kilowatt, là che cos'è? Ti ho domotizzato la vita. Niente ragazzi. Ora prepariamo il pranzo, cioè sto preparando i piselli per Pippo per pranzo e per noi facciamo il sugo con la salsiccia. Ci vediamo dopo. Aggiornamenti della giornata. Io sono andato a ritirare un pacco che è l'oscurante, ora lo vediamo assieme. Anzi lo tiriamo giù e lo apriamo fuori. Jessica è andata dal medico a vedere gli esami del sangue. Come sono andati gli esami quindi? Ma adesso li devo guardare, però la dottoressa ha detto che va meglio, che il ferro ora è abbastanza nei limiti, di provare a non prenderlo più, che se mi risuccede che non prendendo il ferro mi sento tanto flacca, tanto molla, che bisogna andare più a fondo e fare degli altri esami del sangue. Però non ti ha detto cosa potrebbe essere, già fare un esame di qualcosa? No. Perché ora è a posto, boh. Niente, ora prepariamo da mangiare e mangiamo. Però guardiamo assieme qua il pacco, ora lo spacchettiamo. Made in Italy, pagato 74 euro più 10 euro di spedizione, quindi 84. In Italia lo stesso, 150 euro. Voi ditemi se mi date qualche spiegazione su questa cosa, perché boh, siamo in Spagna, non in Canaria, quindi l'IVA è più o meno come in Italia, cioè non c'è grossa differenza. Vabbè, ora lo proviamo. Se stai guardando questo video
Roberto di Camperando i Tre Nomadi. Ne vale la pena, 70 80 euro, hai speso più di scotch a ripararlo che a comprarne uno nuovo, Robby. Ora te lo regalo io, porca miseria. Su, Robby, non è ligure, braccine corte, su. Ce l'abbiamo già noi, braccini corti che siamo liguri. Guarda che bello nuovo. Vada. Vediamo di pranzo cosa mangiamo. Io ho preparato un po' di sugo con la salsiccia. Ora Jessica, che è tornata dal medico, ha messo sull'acqua, sta facendo un po' di macedonia. Ci metti fragolina, la banana. La banana, poi c'ho C'è un il mango, kiwi. il kiwi, c'ho la mela. Piatto ricco micificco. Sì, il problema è che sta macedonia ci metto 2 ore a farla e poi 5 minuti per mangiarla. Bisogna mangiare un pezzettino alla volta. Cosa c'è, amore? Vuoi uscire? Che chiami tuo papà. Vuoi Ora uscire, esci, dai. figlio? Papà è rientrato, ti si lava le manine e ti fa uscire. Ok, besugo? Dopo il pranzetto, ragazzi, abbiamo fatto un piatto di pasta col sughetto. Jessica e Cristian sono andati a fare un giro lì al mercatino che vabbè è finito. A vedere se trovano qualcosa nelle cianfrusaglie. Io invece mi preparo. Faccio i cornettini di sfoglia per merenda. Ho acceso il forno, che tanto poi li serve anche a Jessica per stasera, che fa, se non ho capito male, i broccoli e i cavoli gratinati al forno. Se non ho capito male. Lavoriamo sempre. Chi c'è? Il follower, amore. Vieni a salutarli, il follower. Chi c'è? Vieni. Vieni qua. Vola sulla mano, dai. Vieni. Vieni qua. Vola. Dai! Va! Vieni qua sulla mano di papà. Bravo! Dai un besito. Dai un bacino bello ai follower, non farlo scemino. Dai un bacino bello. Quando fanno così che è un segno di rigurgito, perché è un segno di amore. Però il veterinario ci ha sempre detto che è meglio non farglielo fare perché si attacca troppo alla persona e in caso di qualsiasi motivo io me ne vado può star male. Ecco, torna qua. Sei monello, io ti sto becco te lo stacco. Non si fa. Non rigurgitare. Fai al tuo posto. Sono tornate dal mercatino qui Jessica e Christian. Avete trovato qualcosa? 2 o 3 magliettine. Christian logicamente nel suo mondo. Nel forno intanto abbiamo briochini. Ragazzoli, dopo mercatini e cose varie che ha fatto Jessica, ora vi faccio vedere cosa ho fatto io. Alla fine oggi abbiamo preparato cannolini e briochini di sfoglia, guardate che spettacolo che sono, ripieni di marmellata, e cannoli, che non cadere, li riempiremo con la crema pasticcera. Nel mentre ora che abbiamo cotto, abbiamo fatto tutto, mi sono fatto anche la doccia, ora andremo a fare una mezza passeggiata perché Jessica è tutto il giorno che è sul computer, io ai fornelli, quindi un po' di stacco. Ora che sono quasi le 7 di sera, c'è ancora luce. Il sole è basso, quindi non fa caldissimo e si può andare a fare 2 passi, giusto? Sì, perché se no mi addormento qua sul computer. Sono qua che non ce la faccio più. Ok, vamos. Vamos. Stasera, cena, facciamo di nuovo la yuca come l'altra volta. Per chi non l'avesse vista, la vede adesso per la prima volta. Praticamente diventano delle chips, come le patatine San Carlo. E poi facciamo un po' di salsiccia in padella normale, niente di che. Per ora devo andare un attimo a prendere lo Scottex che ci manca, che ce lo siamo dimenticati, perché se no non si assorbono e rimangono zuppe d'olio. Salsiccia, yuca fritta. È Pippo che ci sta facendo disperare, guardate da qua. Mi apre le bottiglie. Ecco, ora me la rovescia. Cosa fai, Pippo? Basta! Non mi fa mettere le mani, mi pizzica. No, non mi fa mettere le mani. Adesso va lì e la apre. Vabbè ragazzuoli, buona cena a tutti. Noi mentre siamo alle prese con Pippo, cosa fa Io gli Cristian? faccio il solletico. Piri 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 piri. Con la piumetta su. Piri 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 piri. Piri 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 piri. E poi ci mangiamo la macedonia che ha preparato a pranzo Jessica, mi sa, dopo cena. Dopo sta frittura. Ci vuole un po' di fruttina. Buon appetito. Buon appetito. Bel bicchiere di macedonia ora.
ce lo spariamo, vediamo se riesco a guardare la telecamera se riprendo e mettere dentro il bicchiere. Se fai danni ti meno. Cali. Ragazzi, spengo la telecamera che è meglio, se no faccio danni sicuro. E Jessica lo mena. E Jessica me mena. E ora meno anche Pippo che è andato anche lui a fare danni. Dov'è il mio bambino? Sul letto e va a mordere il computer. Vieni giù di lì, amore di papà. Dai. Che la mamma viene a farti... sì, sì. Dai lì al tuo posto, dai. Bene, ci mangiamo la fruttina, va? Dopo la fruttina, la macedonia, la cena, abbiamo lavato i piatti, siamo andati a buttare il pattume, ora un po' di siesta e ci siamo preparati un po' di camomilla bella calda prima di andare a letto, almeno facciamo sogni dolci, dolci sogni. Ancora... Perché alla sera comunque si abbassano un po' le temperature. Siamo usciti a buttare la spazzatura ma c'ho ancora la sciarpa. Vabbè, diamo una buonanotte finché siamo svegli tutti stasera, così non sono sempre da solo. Buonanotte a tutti ragazzi. Buonanotte a tutti da casa su quattro ruote, ci vediamo al prossimo episodio. Stasera camomilla e relax presto perché domani mattina sveglia all'alba. Ora Jessica deciderà se metterlo subito tra qualche secondo inizia la giornata dopo o nel prossimo video. Ci sarà un nuovo cantiere Man at Work in un van e dobbiamo energizzare un po' i signori. Vamos! Giorno! Ma non devi sempre riprendere. Sì, invece. Buongiorno, spaventapasseri, buongiorno. Nel mentre Cristian ci sta già facendo la colazione, crema pasticcera, cannoli, riempito. Mamma mia. La mortadellina. Buongiorno mondo, colazione dei campioni perché ora bisogna andare a fare un bel lavoretto sul camper di... si chiama Enrico e Rosella, se non ricordo male. Spero di non aver sbagliato. Muoviamoci perché il lavoro ci aspetta. Siamo arrivati alla conclusione di fare il lavoro. Vediamo cosa andremo a fare su questo bel McLewis che è nuovo di pacca, c'ha nemmeno un anno di vita. Loro l'hanno comprato nuovo. Hanno già installato una batteria a litio da 100 A perché veniva senza batteria di fabbrica. Siccome hanno il frigo a compressore hanno deciso di mettere già una batteria a litio da 100 A NDS. Hanno dovuto installare il pannello solare perché non c'era, però la cosa che a me fa arrabbiare è che quando uno decide di comprare un mezzo e praticamente ti viene detto ci andiamo quasi a vivere o comunque faremo viaggi molto molto lunghi, devi cercare di dare il massimo per l'energia, soprattutto in questi mezzi nuovi che hanno frigo a compressore, quasi tutto elettrico, che c'è solo rimasta la cucina a gas. Hanno installato un pannello piccolo da 120-130, però se capita qualche giornata brutta si tira giù la batteria e non si riesce a recuperare. Quindi ora noi cosa andremo a fare? Andiamo ad aggiungere un pannello solare da 200 watt col suo regolatore solare, facciamo una linea a parte in modo che sono due linee separate, almeno gli diamo un po' più di energia e dovremmo riuscire ad arrivare a un compromesso giusto per ricaricare la batteria senza problemi. Quindi mettiamoci a lavoro, che lavoro ce n'è tanto. Iniziamo dal basso a salire. Qui è la dinette dove già c'è la batteria originale, il 3-link dell'NDS. Noi qua a fianco andremo a mettere il regolatore solare del nuovo pannello. Abbiamo già fatto passare i cavi lì sotto del pannello, qua, e siamo arrivati nello sportellino dove c'è il regolatore del pannello originale. Ora dobbiamo salire su e andare nel tetto per andare a collegare i cavi del nuovo pannello. Ce n'è lavoro, bisogna smontare tutto tutte le volte, ma fare lavori fatti bene, che non si vedono cavi, che sia tutto in ordine, preciso e pulito, bisogna fare così. Un'ora in più di tempo ora porta 100 clienti dopo. Andiamo su. Ok, e questo l'abbiamo fatto. Poi aggiornamenti lavoro. Abbiamo finito tutto sul tetto, dopo ve lo faccio vedere finito. Iniziamo i collegamenti all'interno. Abbiamo qua il nostro regolatore che abbiamo già collegato il PMI sul fusibile.
Ora abbiamo aperto il 3 link dell'NDS dove andremo a mettere il positivo e andiamo a sostituire anche i cavi dell'inverter. Non possono neanche adoperare la macchinetta del caffè perché va subito in protezione per un calo di tensione. Ora andremo a sostituirli e vediamo che non ci siano altre sorprese. Potremmo avere un problema sul fatto che la batteria è 100 A e in teoria, se non ricordo male, l'NDS era 100, ha un BMS da 100 e siccome la macchinetta è 1300-1400 potrebbe sganciare il BMS, ma a quel punto non è un problema poi di inverter o di cavi, ma della batteria che non ce la fa. Siamo arrivati a buon punto con il lavoro, ma ora Jessica ha chiamato che bisogna andare a mangiare, quindi vediamo cosa ci ha fatto di buono oggi. Buongiorno. Buongiorno. Cosa mangiamo? Pasta col cavolfiore perché lo dovevo far andare. Che buono, non vedevo l'ora. Ma vai a quel paese, va. Buongiorno. Monello, Pippo. Come Monello? Per quello è in gabbia. Monello lui. Qua abbiamo John Will. Buongiorno. Buongiorno. E la bambina Monella qua c'è. C'è una bambina Monella qua. Bueno, mangiamo e ci vediamo dopo, ragazzi. Guardate che piattino che ha fatto Jessica. Io non lo... Io sapete, preferisco il ragù pasta al sugo, però anche questo ha il suo perché. Con pan grattato sopra. Sì. Buon appetito. Buon appetito. Dopo il pranzo abbiamo finito l'acqua per lavare i piatti, quindi siamo venuti a farci i servizi carica e scarico. Questo è il mio nuovo metodo di carica e scarico, nel senso, da qua carico, sentite la pompa da 25 litri al minuto che ho messo, quanto runza. Qua abbiamo un filtro a sedimenti che la filtriamo prima che entra in cisterna e qua si dirama circuito e cisterna. Almeno abbiamo, in questo momento Jessica sta lavando i piatti diretto e stiamo caricando la cisterna. Choose me like one. Poi aspettiamo che tornano i signori, così vi faccio vedere che sono andati a mangiarsi un boccone, stavo dicendo, così vi faccio vedere tutto il lavoro finale come è riuscito. E poi devo riparare una gomma del monopattino che ha bucato Christian o Jessica, e c'è sempre da fare, non si ferma mai. Lavoro terminato, i signori sono tornati e vi faccio vedere tutto il lavoro che è completato e vi faccio vedere anche quanto sta ricaricando ora, anche se presumo che la batteria è piena. Allora, qua sotto è dove c'è il tutto. Abbiamo il Victron che infatti è in assorbimento, il fusibile col suo cavo dimensionato giusto dell'inverter, qua c'è l'inverter, qui abbiamo lo schermino della Tri-Lion della NDS, infatti sta entrando 1,7 A perché la batteria 14,6 è piena, se no, prima abbiamo fatto la prova e se non ricordo male entravano 17 A. Possono usare anche la macchinetta del caffè perché l'abbiamo provata e regge, perché il cavo ora è dimensionato giusto per l'inverter. E possono usare anche l'induzione fino però a 1000 watt perché essendo una batteria da 100 A litio, il BMS sopra i 100 A stacca la batteria per protezione. Qua sopra è rimasto invariato, c'è il sun control del pannello vecchio, qua ci sono i cavi che entrano sia del nuovo che del vecchio, tutto lavoro ordinato e pulito, non si vede niente. Ora vi faccio vedere sul tetto com'è la situazione. Ora siamo ai piani alti. Qui abbiamo la scatola di derivazione, là abbiamo Sonia che ci saluta. Qua c'è la scatola di derivazione dove prima c'era un passacavo normale, abbiamo tolto tutto, abbiamo messo la scatola di derivazione dove ci sono i cavi del pannello nuovo e qua abbiamo i cavi del pannello che era già esistente. La canalina già c'era e l'abbiamo sfruttata e lì c'è il pannello da 200 che abbiamo aggiunto. Qua c'è il vecchio esistente da 120-130, lavoro ordinato e pulito come sempre. Ora andiamo a casa su quattro ruote a finire di fare dei lavoretti che ci sono rimasti anche a noi.